Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che ha una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali e l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo con la prima carta della stella, molto positiva, soprattutto riguarda un'energia di rinnovamento e di cambiamento, di fiducia, di speranza, di ottimismo, di nuovi obiettivi e anche ispirazione, soprattutto nell'ambito sentimentale, emozionale, anche interiore e strettamente personale. Poi troviamo quella che è la caratteristica principale della vostra settimana. Qui abbiamo il Giglio o i Gigli effettivamente che sono molto, molto, molto positivi, perché, indicano realizzazione, equilibrio, pace, serenità, armonia, un ottenimento, un risultato, addirittura magari in alcune circostanze possibilità di andare a risolvere qualcosa di di vecchio, oppure anche di far fiorire alcune cose che stiamo portando avanti già da un po' di tempo e quindi finalmente ottenere queste soddisfazioni, magari proprio dall'ottenimento di un qualcosa che si ha la possibilità di studiare, valutare o cercare, magari anche in quelle che sono un po' più complesse legate al lavoro, all'ambito materiale, cose burocratiche, legali, eccetera, che abbiamo bisogno di valutare, cercare, studiare, verificare, di superare dei blocchi e delle incertezze e soprattutto io direi di raccogliere più informazioni. Ecco, se c'è incertezza o avete bisogno di risolvere un qualcosa di molto specifico, di studiare, di verificare attentamente. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Diciamo questi sono proprio quelli principali e troviamo anche un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ricordo che ambito amore, coppia single, diciamo principalmente per alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi in base alle carte che usciranno, consiglio sempre di ascoltare le cose e in base al vostro intuito di adattarle a quello che vivete. Il rododendro è sempre un po' difficile da digerire perché può parlare di cose che vengono dette, promesse fatte, non mantenute, intenzioni, un qualcosa che può darvi, un po' di fastidio e quindi, provocare un po' di chiusura e di freddezza. Le circostanze possono essere tantissime, magari pretese eccessive, delle richieste che, magari sono un po' troppo pesanti, oppure un po' di freddezza, di egoismo, di rigidità, magari scarsa attenzione e comprensione riguardo ad alcune cose. Può essere una fase passeggera, dipende, magari a volte, come abbiamo visto, ci portiamo alcune cose, alcuni atteggiamenti, alcune cose proprio dal passato e continuano a ripetersi, quindi sappiamo che ci troviamo in quelle situazioni proprio perché purtroppo tendono a ripetersi perché non le abbiamo risolte precedentemente. Quindi è vero, c'è quel motivo di tensione che quando salta fuori magari abbiamo finalmente l'opportunità di risolverla oppure di rimandarla indietro e quindi aspettare il prossimo giro. Direi che avete una bellissima carta effettivamente, è vero che parla di futuro come vi dicevo, quindi poi di rimandarla, però
anche di, poter, finalmente chiarire, con prudenza, con pazienza, si può fare tutto effettivamente, e quindi queste sono anche carte che indicano degli ottimi risultati. Anzi, si parla anche di una sorpresa, un qualcosa che può essere, positivo, il chiarimento, il dialogo, e poi sorpresa in senso lato, magari è quell'evento, quella situazione che può risolvere, quello che si sta vivendo. Questo per le coppie, per diciamo le relazioni, i rapporti più importanti. Per i single, effettivamente capire, quel rododendro che cosa vuol dire per voi, magari un momento di sfiducia, oppure magari c'è un interesse dove non si sa effettivamente se c'è coinvolgimento o qualcosa di reciproco, magari c'è insoddisfazione in senso lato in quest'ambito, e magari proprio a causa di questo ci può essere la possibilità di chiudere, di lasciar andare, perché vuol dire che un qualcosa va avanti in un modo troppo incostante, magari c'è qualcosa di positivo, però è tutto un po' forzato, soprattutto se, si subisce l'allontanamento, il riavvicinamento, oppure il distacco, o magari incomprensioni, eccetera, eccetera. Quindi questa rosa di Natale ci fa capire che, può essere arrivato il momento giusto di compiere magari un un sacrificio, un passaggio definitivo per portarci a nuove possibilità, e in effetti potrebbe esserci una sorpresa o qualcosa di diverso dal solito. Altrimenti magari è una proposta inattesa, potrebbe essere un messaggio, un chiarimento, un qualcosa che in qualche modo porta un po' di, serenità e di tranquillità, almeno in questa settimana. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, lavoro, finanze, troviamo la carta del ladro. Allora, lo dico sempre, onde evitare equivoci, fraintendimenti, io comunque per onestà, per correttezza, devo dire il significato della carta. Magari per chi mi conosce non mi piace star lì ad indorare la pillola, a dire qualcosa di positivo se la carta è negativa. È vero che questa ci mette un po' in allerta, perché spesso fa riferimento a allo scarso impegno, alle incomprensioni, a litigi, discussioni nell'ambiente lavorativo, visite sgradite, possibili inganni, truffe, furti, spero di no, assolutamente no, però avere a che fare con una persona inaffidabile, oppure trovarsi comunque in una situazione dove non si ha la possibilità di gestire al meglio le varie cose. E allora, in tutto quello che, appunto vi ho detto proprio della carta, potreste intercettare un qualcosa per capire e per magari disinnescare una situazione negativa o di disagio. Si può risolvere? Assolutamente sì, comunque avete delle belle energie, magari di, sfruttare la vostra saggezza, la vostra accortezza, di, ehm magari verificare se arriva una proposta, un qualcosa da una persona, magari è il caso, prima di, accogliere, cercare di capire, diciamo da che pulpito. Magari se è una proposta un po' troppo allettante, allora forse vuol dire che c'è qualcosa che non va, e quindi avviare una trattativa di, capire, diciamo, profondamente alcune cose, proprio per risparmiarci ed evitarci un sacco di cose. E poi può riguardare effettivamente anche alcune situazioni che stiamo vivendo e che ci portano insoddisfazioni in questo ambito, magari come, procedono le nostre cose, i nostri investimenti, sia di denaro sia di impegno, energetico. È vero, una settimana un po' così, un po' particolare, però attenzione, ci sono nuove possibilità
quindi che possono, aprirvi a, miglioramenti, a visite che possono essere interessanti, nuove aspirazioni, delle scelte, da fare, delle iniziative da intraprendere proprio adesso, quindi anche delle buone offerte per realizzazioni future. E questo vale per tutti, per chi ha lavoro e anche e soprattutto per chi è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!